Durante una rivolta in Angola negli anni '70 chiesero al grande teorico della comunicazione McLuhan, colui che aveva profetizzato il villaggio globale e la famosa frase "il mezzo è il messaggio", intendendo dire che indipendentemente da quello che viene detto, a seconda dove viene detto, allora qualunque cosa tu dici acquista un valore. Esempio, se io appaio in televisione tutti i giorni dicendo soltanto bop, va bene, alla fine di un mese io sono noto e per tutto il mondo va di moda dire bop. Su questa teorizzazione gli chiesero, c'era questa rivolta in Angola, che cosa avrebbero dovuto fare per sedare la rivolta. E McLuhan disse una frase famosa: distribuite dei televisori gratis nel paese, la gente guarderà la televisione e dimenticherà di fare la rivolta. Chiaramente si rivolgeva a una popolazione molto primitiva e di conseguenza che rimaneva incantata dal televisore, e i televisori ebbero l'effetto degli specchietti di una volta per gli aborigeni e per gli indigeni. La gente si mise a guardare la televisione e dimenticò di fare la rivolta. Tutto questo è un lungo discorso per spiegare un film che secondo me è estremamente importante e che è stato ingiustamente trascurato. E a mio giudizio un capolavoro, non a caso è andato a Cannes, ha preso il Golden Globe per la regia, per gli attori, è stato con le nomination all'Oscar, è stato un film molto importante e probabilmente, essendo anche un film molto scomodo perché dice delle impietose verità, è stato opportunamente accantonato. Il film si intitola Oltre il giardino ed è tratto da un libro di un autore polacco che si chiamava Presenze e racconta una storia assolutamente emblematica. Un giardiniere chiamato Chance, che è sempre vissuto a Washington nel giardino di un'importante villa e quindi è cresciuto ed è maturato in questa villa, oramai è anziano. Improvvisamente muore il padrone e lui viene messo per strada. È analfabeta e non ha altra distrazione ed altro modo di comunicare che la televisione. Tanto è vero che lui va in giro con un telecomando e quando c'è qualcosa che non gli piace preme il telecomando come se volesse cambiare canale. Questo curioso e pittoresco vecchietto è interpretato dal grandissimo Peter Sellers. È stato l'ultimo film che Peter Sellers ha fatto e che ha voluto assolutamente fare, muore un anno dopo, ed è un'interpretazione struggente sotto certi aspetti, perché un uomo vitale e straordinario come Peter Sellers, un comico dalle mille sfaccettature, in questo film assume quasi una dimensione spirituale. Infatti Chance, il giardiniere, in realtà è una specie di piccolo angelo ottuso, perché lui, essendo vissuto fuori dal mondo, praticamente non capisce niente. E proprio in questa situazione, trovandosi a disagio nel mondo, intorno viene investito da un'auto condotta da Shirley MacLaine, altra straordinaria attrice, che lo porta a casa sua, a una meravigliosa villa sempre a Washington, che è la villa di una eminenza grigia del governo, qualcuno che è il consigliere addirittura del Presidente degli Stati Uniti. Bene, Chance in questa situazione, una volta che si è ripreso, viene interrogato, tutti vogliono sapere chi è, lui dice sono Chance il giardiniere, ma la gente non capisce bene perché lui fa un colpo di tosse e quindi tutti pensano che si chiami Chance Gardiner, Chance giardiniere, nome e cognome. E quando gli chiedono qualsiasi cosa, lui risponde con una sorprendente ingenuità, facendo sempre paragoni con la natura, perché in realtà la natura e il giardinaggio sono l'unica cosa che conosce. Così quando gli chiedono che cosa ne pensa della situazione politica attuale, con la guerra imminente dovunque nel mondo, che cosa dobbiamo fare, lui risponde: verrà primavera. Una metafora, e tutti interpretano questa frase come una sorprendente metafora, come una forma di saggezza sublime che indica la speranza, e se gli chiedono che cosa pensa della crisi economica mondiale, lui dice che l'inverno è stato molto rigido, ma
ci sono già i primi boccioli e tutti dicono, ah, probabilmente ha voluto dire che ci sono dei segni di ripresa. Quando poi, oltre che consigliare questa eminenza grigia del presidente, il quale fa tesoro di quelle che ritiene delle straordinarie perle di saggezza, viene intervistato dalla televisione, ha addirittura un incredibile successo, proprio perché le sue metafore, che in realtà non sono metafore ma sono soltanto delle espressioni di botanica e di giardinaggio, conquistano il mondo. Esempio, quando viene intervistato e gli chiedono che cosa pensa della situazione attuale dei giovani che sono in rivolta, lui dice che i fiori prima di sbocciare devono passare l'inverno. E tutti pensano, ah, è un momento soltanto così e poi cambierà tutto. Ecco, questa perfida e feroce satira messa su questo innocuo personaggio che in realtà fa esattamente reagire tutto il mondo, cioè un mondo di cattivi, un mondo di super intelligenti, un mondo di persone estremamente abili, di diplomatici, di perfidi politici, di accorti manovrieri, che viene praticamente deriso da un personaggio talmente ingenuo che nessuno può pensare che sia ingenuo. Pensate, i servizi segreti impazziscono perché non riescono a trovare un conto bancario, una tessera di assicurazione, una qualunque traccia di questo personaggio e pensano che addirittura sia una persona talmente potente e talmente in alto da aver potuto distruggere ogni traccia della sua esistenza. Il film finisce in una maniera sorprendente che non vi voglio rivelare, perché è veramente una piacevolissima sorpresa. E quello che vorrei ricordarvi è che c'è una frase che viene detta e viene ripetuta, cioè che la felicità è uno stato mentale. E sicuramente è possibile che sia questo. E io mi auguro che anche per voi, almeno in questo inizio di estate, la felicità sia uno stato mentale. E vi ricordo una piccolissima cosa. È stata discussa nel Parlamento europeo la legge sul copyright. Non fatevi imbrogliare anche voi dalle grandi multinazionali, dalle grandi compagnie che lottano per abbattere il copyright dicendo che è una limitazione alla libertà. Il copyright è quello che ci fa vivere a noi autori, scrittori, musicisti, poeti, giornalisti, coloro che inventano delle piccole cose che magari riescono a farvi sognare. Difendeteci anche voi. Grazie.